ok. Ciao. Adesso dovreste sentirmi perché non avevo il microfono selezionato, ovviamente. Eh sì, adesso sì. Allora. Ne approfitto che devo sistemare qui le cose, se no non vedo niente. Ok. E insomma, com'è andato il vostro fine settimana? Il mio, bene, come sempre, normale, dai. E vabbè, iniziamo. Ah, ciao David. Bene, bene, dai. Non mi lamento. E va bene, iniziamo con i laboratori che voi non vedete però. Ecco qua. Sempre cross-site scripting, andiamo con i practitioner e partiamo con il laboratorio DOM XSS in document write sync using source location search inside a select element. Veramente un nome lunghissimo. Allora, vediamo se riesco ad accedere al laboratorio, come sempre. Intanto sistemo. Ok. No, l'aggiornamento lo facciamo un'altra volta. Qui chiudiamo qui. Quindi qui in laboratorio abbiamo un DOM-based cross-site scripting. Ricordatevi sempre che il DOM-based cross-site scripting è diverso dal reflected, perché nel DOM-based abbiamo qualche funzione JavaScript che ci permette di iniettare il nostro codice malevolo. In questo caso dice che la funzionalità di controllare lo stock dei prodotti ha questa vulnerabilità e usa un document.write, una funzione appunto document.write che scrive dati nella pagina. Questa funzione è chiamata questa funzione è chiamata all'interno del location.search che controlla, vabbè, i dettagli li vediamo durante il laboratorio e quindi questa volta me l'ha aperto subito il laboratorio, non mi ha fatto dannare. E quindi copiamo l'URL, lo copiamo qui dove ho Barb, anche se non sembra funzionare benissimo, però come sempre noi ce la faremo sempre. Ciao Meliodas and Guitar. Vabbè, sono partita perché non c'era nessuno, ho detto vabbè, cosa dovrò dire? Però guarda, visto che ci sei, se vuoi, io stoppo, eh. Che poi ci pensavo al tuo nome, ma tu ti chiami così perché suoni la chitarra? Perché ci pensavo, no? Ho detto bello.
Anch'io vorrei suonare uno strumento. Purtroppo non so suonare nessuno strumento. No, no, per carità, eh. Guarda, io parlo sempre. No, non è vero, non parlo sempre in realtà nella normalità. Dipende, dipende, ecco. Dipende con chi sono. Anche il pianoforte, volevo imparare a suonare il pianoforte in realtà. Mi piacerebbe, però forse ormai sono troppo vecchia, non lo so. No, no, troppo vecchia no, però credo ci voglia tanto tempo, giustamente. Cioè, complesso. Pure la chitarra, chiaramente. Ogni strumento, immagino. Io suonavo solo il flauto quando andavo a scuola. Però non ero male, non ero male. Però ovviamente poi ho dimenticato tutto. Classico il flauto, no? Però bello, bello la chitarra e anche il pianoforte. Ah, non sei professionista, però lo fai da autodidatta e appassionato. Vabbè, bello, dai, bello. Comunque ci sta una passione. Poi vabbè, io sono fan del pianoforte, quindi per me ci sta tutto. C'è sempre tempo, Cinnamon, se ti piace proprio. Sì, guarda, lo stavo pensando che vorrei comprarmi una di quelle tastiere, no? Così da imparare, però il problema è che quando lo faccio, nel senso... Cioè, non dovrei dormire mai più. Ah, suoni il piano digitale, ok. Ultimamente. Vabbè, bello, eh. Però sarebbe bello avere proprio un pianoforte in casa. Però ci vuole spazio perché sono giganti. Cioè, però belli, no? Ah, ti piacciono le colonne sonore? Vabbè, belle. Immagino Il Signore degli Anelli. Ce ne sono alcune bellissime comunque sonore. Colonne sonore. Sì. Immaginavo, vabbè, quelle sono belle però, eh. Sono molto belle, particolari. Non so, sono complesse pure da suonare. Forse sì, no? Ok. Ah, vabbè, Morricone, sì. C'è stato un periodo che le ascoltavo un sacco, le colonne sonore di Morricone, no? Bellissime. Ah, non le posso mettere, guarda, se no mi fanno, mi dicono che poi vado contro il copyright, se no stavo già per metterne qualcuna. Però non posso, mannaggia. Dovrei prima farmi comprare il copyright e poi metterla, però diciamo non penso sia così economico. E quindi la vulnerabilità sta nel check stock, quindi vado a vedere un po' cosa succede. Quando premo check stock, niente, mi fa vedere quante unità ci sono per questo negozio. E andiamo a vedere un po' Barp. Ah, vabbè, quando le carichi su YouTube la registrazione al piano non mi dà problemi di copyright. Allora facciamo così, tu le carichi su YouTube, mi dici il canale e poi io, con una tua ovviamente autorizzazione, uso le tue registrazioni. Così non ho problemi di copyright. Però poi non mi segnalare di copyright, se no poi sono punte a capo. Proxy?
Sì, vabbè, scherzavo, dai. Che poi è incredibile, ogni tanto me le segnalano per qualche piccolo pezzo, infatti è un casino. E E niente, quindi ok, andiamo a vedere il canale. Ehm, YouTube. Forse senza underscore, vediamo. Ah, trovato. Oh, no, 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 non partire. Ovviamente mi iscrivo. Non voglio farmi pubblicità, ovviamente, anche perché non sono un YouTube. Vabbè, poi pubblicità con me, voglio dire, non è che stai parlando di una grande YouTuber. Però, va bene, li ascolterò, dai. Li ascolterò e in caso la prossima volta ne sceglierò una che metterò in loop. Usi YouTube solo come archivio per ascoltare ogni tanto quelle che suono. Vabbè, ci sta, voglio dire. Comunque è una passione, lo fai anche per divertimento, ci sta. Dai, li ascolterò, li ascolterò. Intanto la sposto qui, così dopo l'ascolto. Non la metto ora perché sennò faccio un macello con... Perché devi sapere che io non è che sono un'espertissima di anche i tool che uso e quindi ho usato degli stratagemmi per fare tutto quello che devo fare e quindi adesso non vorrei cambiare troppo le cose. Però dopo le ascolto veramente. E... E quindi questo andiamo a vedere anche la pagina HTML. Andiamo il DOM veramente. Ma figurati. E andiamo a vedere un po' la funzionalità, come funziona. Allora, qui abbiamo un select, un tag select, in cui appunto ci sono le opzioni che noi vediamo qui. Il tag select semplicissimo fa una specie di menu qui, dove appunto si può selezionare uno di questi elementi. E in più abbiamo uno script. Allora mi copio tutto il form. Vediamo. Ecco qua, un po' piccolino. Okay. Quindi abbiamo qui il nostro select, che appunto abbiamo visto con tutte le option, con tutti i negozi. Credo posizione geografica dei negozi, le città dei negozi. E poi abbiamo uno script. Cosa fa questo script? Allora, prima di tutto ha un array, quindi una lista di questi negozi, quindi delle opzioni che abbiamo, e poi e le sono assegnate appunto a questa variabile stores, che sono appunto i negozi. Poi abbiamo un'altra variabile store che invece va a prendere
dall'URL tutto quello che sta dopo il punto interrogativo, perché URL search params è una funzione di JavaScript per prendere appunto l'URL e i parametri dell'URL e poi possiamo cercarla. Esatto, è un metodo di utilità che lavora con le query le stringhe di query dell'URL. In questo caso noi andiamo a prendere a prendere Windows Location Search, che è tutto quello che sta dopo il punto interrogativo. Quindi se ad esempio abbiamo https cinnamonsec.it punto interrogativo id uguale 1, andiamo a prendere id uguale 1. Però in questo caso abbiamo store id, quindi in questo caso andiamo a prendere store id uguale 1. Perché appunto fa get store id, perché prende tutto quello che sta dopo il punto interrogativo e poi seleziona store id. Se ce ne fossero di più, appunto questo get, proprio perché potremmo averne di più, quindi potremmo avere anche ciccio uguale 2 e noi andremo a prendere sempre store id. Poi cosa fa? Poi scrive sull'HTML il tag select, quindi appunto questo qui, e poi dice se la variabile store esiste, quindi esiste questo store id, questo parametro, cosa fai? Inserisci un'opzione con il nome, con l'id, con questo parametro praticamente, quindi con questo store id. E poi va a fare un for, che in tutti i linguaggi è utilizzato per scorrere un array, quindi scorrere una lista, e va a vedere per la lunghezza della lista, chiaramente, quindi va a scorrere questo array, e va a vedere se l'elemento attuale, quindi store di i, perché appunto andrà a vedere 0, 1 e 2, è uguale a store, quindi a quello che noi stiamo selezionando utilizzando anche l'URL, quindi utilizzando il store id, continua, quindi non fa niente. Altrimenti va a scrivere l'opzione qui dentro, quindi avremo un option cinnamonsec option, in questo modo, se ovviamente non esiste. Quindi cosa va a fare banalmente? Va a controllare che lo store che stiamo cercando con questo sempre parametro non esiste già. Se esiste viene aggiunto in questa lista, in questa select. Se non esiste, se esiste non viene aggiunto, se non esiste viene aggiunto. E poi ovviamente chiude il tag select. Qui avrete già capito che possiamo quindi manipolare questo option per eseguire il nostro codice malevolo e quindi il nostro cross-site scripting, perché noi attraverso questa variabile, attraverso questo, possiamo manipolare la pagina HTML, perché appunto quello che noi andiamo a cercare verrà poi scritto come option all'interno del tag select. Quindi prima di tutto andiamo a vedere se possiamo qui vedete che non c'è il store ID, quindi noi possiamo aggiungerlo in questo modo. Quindi ad esempio store ID e mettiamo cinnamonsec per vedere cosa succede, giusto perché sappiamo che cinnamonsec non esiste in questa pagina, quindi sarà più facile individuare questa parola e quindi individuare in caso il punto di iniezione in cui noi stiamo andando ad inserire questa parola. Quindi andiamo un po' a vedere. Andiamo a cercare cinnamonsec e vedere cosa succede. E in questo caso vedete cinnamonsec è già nella lista, inoltre è anche selezionato perché appunto viene
scusate, non lo state... Ecco qua. Quindi andiamo a cercare Cinnamon Sack e viene aggiunto nella lista dei negozi. Quindi sono diventato un negozio. E viene aggiunto qui nella lista e andando a vedere un po' cosa succede nell'HTML. Injection point, esatto, è quello, esattamente quello. No, in inglese suona tutto un po' meglio, soprattutto queste cose, tipo l'altra volta facevo il video delle vulnerabilità web e c'era... Ah, c'era broken Access Control, che in italiano era letteralmente tradotto come controllo dell'accesso rotto, e io ero tipo... Ma è bruttissimo, e quindi l'ho dovuto dire in inglese, no? Non l'ho potuto tradurre perché, cioè, controllo dell'accesso rotto era veramente brutto. Oppure, non mi ricordo adesso, però ce n'erano... no, forse era solo quello l'unico che proprio non mi piaceva. Gli altri comunque più o meno... sì, era brutto, era brutto. Infatti poi ho dovuto dire tutti i nomi in inglese perché comunque... Cioè, era proprio brutto, non si poteva sentire. E... E quindi vediamo appunto che come nel codice che avevamo visto, cioè qui, questo store, questo negozio è stato inserito nel select, nel tag select. Quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo iniettare qualcosa qui per eseguire il cross scripting. Quindi, per esempio, torniamo ad inserire Cinnamon Sack, però in questo caso andiamo ad inserire solo la chiusura del select, perché chiaramente noi abbiamo un'apertura e una chiusura dei tag in HTML. Come appunto potete vedere qui, il select viene aperto qui e poi viene chiuso qui. È lo stesso l'option, tutti quanti. Non chiudo l'option prima, perché diciamo il DOM è abbastanza intelligente da capire che se io chiudo il select lui andrà a chiudere tutti quelli che tutti i tag che sono rimasti aperti e non chiusi. Quindi diciamo il DOM è super intelligente. Quindi cosa succede ad aver inserito? Vedete qua che già c'è un problema, cioè la pagina si è un po' rotta, e infatti se andiamo a vedere qui cosa è successo. Qui abbiamo l'option che si è chiuso, poi abbiamo il select che abbiamo chiuso noi e poi abbiamo tutte le option. Come sai che questo è stato chiuso, cioè che è il nostro, proprio perché le option rimanenti sono fuori dal select. Perché se non fosse stato il nostro select, noi avremmo queste option, noi avremmo in questo modo, con il nostro, oltretutto, con il nostro Cinnamon Sack. Però in questo caso cosa è successo? Mentre quando lo script è stato eseguito, che ha fatto? Ha inserito qui Cinnamon Sack, poi con qui con Cinnamon Sack più select, questa è la stringa che ho inserito io. Quindi cosa ha fatto? Ha chiuso l'option e poi c'è stato il select. Quindi qui poi abbiamo un option che probabilmente qui non abbiamo perché il DOM l'ha cancellato. E quindi rimane così. Quindi appunto queste sono rimaste fuori dal select, questo è stato cancellato anche dal DOM perché secondo lui non aveva senso, e quindi il select è stato in questo modo, è stato creato in questo modo e questi sono andati fuori, quindi appunto per questo abbiamo la pagina rotta.
Quindi cosa possiamo inserire qui per eseguire il nostro cross-site scripting? Possiamo provare ad esempio la solita image, quindi il nostro solito payload tipo image src uguale x on error uguale alert 1 e poi chiudiamo l'image. Questo cosa andrà a fare? Questo cosa andrà a fare? Invece di cinnamon sec, qui avremo in questo modo. Quindi questo rimane uguale a prima, però in più aggiungiamo un tag, perché appunto possiamo aggiungere questo tag, perché a sto punto siamo nell'HTML, quindi possiamo aggiungerlo. Vediamo se è vero. E infatti viene eseguito l'alert. E viene appunto il laboratorio è stato risolto. Cosa significa? Non so se... ok. Non so se... appunto viene eseguito. Cosa significa questo image? Praticamente il tag image prende una risorsa proprio perché è usato per caricare immagini magari su un sito web. Noi stiamo dando una risorsa invalida, quindi questo qua andrà in errore. Cioè, cosa significa che va in errore? Se andiamo nel network, questo tag cercherà di fare una richiesta al laboratorio, cioè all'indirizzo, al dominio, al link del laboratorio, /x. Questo non esiste, troverà un 404 not found perché appunto non esiste e andrà in errore. Quando andrà in errore noi gli diciamo di chiamare un alert e appunto viene eseguito questo alert proprio per questo. E quindi questo laboratorio è risolto, diciamo è il classico, è sempre un'analisi dell'HTML e vedere dove si può iniettare codice per appunto usarlo per iniettare altri tag che possono essere usati per eseguire il cross-site scripting. Ad esempio potevate usare anche uno script probabilmente. Proviamo a vedere se funziona. Sì, esatto, script, alert, script, semplice. e lo esegue lo stesso, perché appunto viene sempre inserito nella pagina HTML. Quindi questo è risolto, andiamo al prossimo. Il prossimo è un po' lunghetto, infatti ho deciso di fare solo 2 laboratori, perché appunto questo è un po' lunghetto, perché è particolare. E questo DOM XSS in AngularJS con parentesi angolari e doppi apici codificati. Diciamo, sono un po' lenta a tradurre brackets e double quotes perché per me si devono chiamare così e basta. Quindi qui c'è AngularJS, che appunto è un framework di JavaScript, è un framework JavaScript, però diciamo è deprecato e non supportato dal 2022. Adesso si usa Angular, senza JS, la fantasia, no? E adesso si usa Angular, quindi AngularJS non è utilizzato più, cioè non dovrebbe essere utilizzato, però nessuno vieta alle persone di utilizzarlo, quindi diciamo
esiste ancora. E AngularJS usa delle espressioni che dopo appunto vi farò vedere. E questo laboratorio contiene una vulnerabilità cross scripting, sempre DOM, in un'espressione AngularJS all'interno della funzionalità di ricerca. Appunto dice che AngularJS è una libreria JavaScript popolare che scansiona il contenuto di nodi HTML contenenti, vabbè, non sto a leggervi tutta sta roba perché poi ve la dirò. Però insomma avete questa espressione che utilizza delle parentesi graffe che appunto praticamente funziona che qui voi potete scrivere una roba del genere e tutto quello che scrivete all'interno qui verrà, diciamo, eseguito. Quindi qui nella pagina avrete 2 semplicemente. E quindi dobbiamo eseguire un cross scripting in questa pagina. Vediamo se si apre. No, chiaramente. E quindi vado ad aprire una pagina in incognito perché come l'altra volta mi sa che sia un po' impallato. Vediamo, ci riprovo. Ci riprovo ancora. Vediamo. Ah, funziona stavolta. Basta attendere. Dicevano la pazienza è la virtù dei forti, no? Non era così? Mi pare. O forse era in un altro modo. Ricordo che era la pazienza la virtù di qualcosa, però non mi ricordo se era dei forti o di cosa. Ah, dei forti, ok, ok. Ci siamo allora. Ancora ricordo qualcosa. Ok, carichiamo di nuovo la pagina. Così vediamo un po'. Ok, quindi la vulnerabilità sta nella ricerca, nella funzione di ricerca. E per esempio, quindi possiamo provare ad inserire 1 più 1, come appunto vi ho fatto vedere. Se la pagina utilizza AngularJS e per esempio è comunque non valida l'input, perché chiaramente sempre nel cross scripting il problema è che anche che l'input non è validato, e come potete vedere qui non abbiamo 1 più 1 ma abbiamo 2, quindi questo vuol dire che appunto l'espressione è venuta, è stata calcolata, è stata validata. Oh no, evaluate adesso come si traduce? Vediamo. Evaluate. Valutata mi dice, però lo so che non è... Vabbè, insomma, è stata eseguita. Capitemi.
Sì, dai, è stata eseguita perché appunto non vediamo 1 più 1, ma vediamo 2. Quindi viene calcolato il risultato dell'espressione. Ora, chiaramente non potete fare, per esempio, una roba del genere, perché non funzionerà. E questo, per esempio, vedete che qui comunque qualcosa è successo, perché non è trattato come un testo, però il problema è che non viene eseguito l'alert. Questo perché probabilmente c'è qualche controllo di sicurezza, comunque viene appunto eliminato, vedete qui che viene eliminato, quindi c'è qualche controllo di sicurezza per parole appunto malevole note. Ora io vi do subito come viene risolto questo laboratorio e poi vi dirò perché comunque è abbastanza complesso, perché bisogna capire bene come funziona AngularJS, perché comunque è diverso da JavaScript normale. Quindi diciamo la soluzione in generale è questa qui, con sta roba che sembra non avere senso, però vi assicuro che ha senso, e appunto viene eseguita. Ora, questo perché? Questo perché Angular funziona in modo diverso e per capire come funziona questo payload dobbiamo capire bene come funziona AngularJS, e per fare questo andrò a creare un file HTML che chiamerò Angular HTML, semplice. Ok. Vabbè. E quindi andiamo a scrivere questo HTML dove c'è sempre... Oh, scusate, ho sbagliato. Dove c'è sempre il tag HTML, poi abbiamo un head, una testolina, e poi andiamo a prendere, io lo copio perché sennò non me lo ricordo, chiaramente, andiamo ad inserire il JavaScript di AngularJS. Questo appunto, se ci navigate, non è altro che un JavaScript che contiene appunto AngularJS, tutta la libreria. Quindi inseriamo questo e poi andiamo ad inserire anche il body, che è, diciamo, è la normale pagina. Questa chiaramente sarà vuota. Ora, se... Ora dovete sapere che JavaScript, AngularJS utilizza delle direttive. Queste direttive servono per inizializzare la pagina. Inizio a scriverla, poi ve lo spiego. Che appunto utilizza un modulo per creare l'applicazione. Per esempio qui ci vuole un nome, questo. Vediamo. E la prima cosa che si deve fare, perché appunto viene creato un nuovo modulo, questo modulo creerà poi la collezione di servizi, direttive, controlli
di tutta la pagina. E appunto viene inserito il nome e poi un array opzionale che in caso se vi serve per fare cose complesse. A noi serve solo una pagina, una piccola pagina solo d'esempio, quindi non andiamo ad inserire niente. E poi andiamo ad aggiungere un controller in cui che ci servirà poi per inserire i valori che saranno poi utilizzati nell'applicazione. Per esempio, come ad esempio l'1 più 1 che abbiamo visto. Se quello è una variabile, noi la possiamo inserire in questo controller e poi utilizzare nella pagina HTML. E questa ha bisogno di una funzione e avrà uno scope, perché appunto tutte le variabili che noi usiamo sono all'interno di uno scope. Praticamente c'è questo grande scope, potete pensarla come una casa dove voi mettete variabili all'interno e queste variabili, quindi queste persone, questi pupazzetti, diciamo, dentro questa casa, voi li potete utilizzare per fare cose nella vostra pagina HTML. E per esempio, diciamo che io voglio usare una variabile che si chiama nome e per esempio metto cinnamonsec. In questo caso nel body posso fare nome e andiamo a vedere cosa succede. Dove l'ho salvato questo file adesso? Ah. Ho sbagliato qualcosa, non doveva succedere questo. Giusto, perché giustamente qui abbiamo creato sì lo scope, però poi glielo dobbiamo dire alla pagina HTML cosa usare, e in questo caso si usa ng app, che sono appunto direttive. Tutto quello che inizia con ng trattino sono direttive. In questo caso app è per dirgli di utilizzare l'applicazione app, cioè quello che noi abbiamo creato qua, e poi andiamo a definirgli anche il controller, che sarà appunto myControl, che sarà il controller che abbiamo inserito qui. Quindi lui adesso, la pagina, sa dove prendere queste informazioni. Andiamo a ricaricare e infatti vedete che adesso c'è cinnamonsec, perché prima appunto avevo creato tutto il necessario, però non l'avevo detto alla pagina web e chiaramente quello diceva: ma che mi stai dicendo? E in questo modo invece gli andiamo a dire quale app utilizzare e quale controller. Quindi per esempio, se andiamo a vedere il payload che abbiamo usato, semplicemente 1 più 1, giusto per farvi vedere, vedete che qui c'è 2, cinnamonsec 2. Abbiamo... Ora, il dollaro qui in realtà non significa niente, nel senso non è utilizzato per definire qualcosa tipo come jQuery, ma è solo per differenziare le variabili che sono all'interno di AngularJS, quindi che sono usate dal framework, da quelle che invece sono definite dall'utente, come ad esempio nome. Quindi diciamo non ha un particolare significato per noi, nel senso come programmazione.
E questo è fatto soltanto per evitare che si creano conflitti, perché ad esempio se io creo una variabile con scritto scope, che si chiama scope, il framework saprà che non è quella la variabile interna che invece utilizzerà appunto come scope e non come il mio scope. Cioè, nel senso, se io faccio una roba del genere e gli assegno ciao, AngularJS saprà che se io chiamo scope non è lo scope interno, ma è quella che io ho appena creato. Giusto come per farvi capire. E quindi questo però ci porta a dire quali sono le variabili invece dello scope, perché comunque se noi abbiamo delle variabili già create sarebbe utile sapere quali sono quelle interne e infatti ne esistono alcune. Ovviamente è un po' complicato, non si possono vedere direttamente dalla pagina web come ad esempio facciamo solitamente in JavaScript, ma possiamo farlo utilizzando per esempio un tag. Quindi andiamo a creare un elemento id, non lo so, tipo test, e dalla pagina web, dalla piccola pagina web, possiamo andare a vedere, prima di tutto carichiamo, se no non carica niente. Possiamo andare a vedere dalla console le variabili dello scope utilizzando questo elemento che abbiamo appena creato. Per fare questo possiamo fare let scope, giusto per avere una variabile per rendere tutto leggibile, e poi facciamo angular, e già qui vedete, vabbè, e poi facciamo element document.get by id e mettiamo test. Questo cosa fa? Questo diciamo ad Angular di prendere l'elemento e poi utilizziamo una funzione invece di JavaScript che è getElementById, che comunque abbiamo già visto, che va a prendere l'elemento con l'id test, che in questo caso è semplicemente il paragrafo qui che abbiamo già inserito. E questo cosa succede? Andrà a creare una variabile scope e io poi posso scusate, mi sono scordata scope, appunto perché così prenderò l'elemento però non è definito, e poi vado a prendere lo scope di questo elemento e per esempio se io faccio scope vediamo tutte le variabili, tutte le proprietà che ha questo elemento. Quindi vedete che c'è nome perché abbiamo creato noi, però ci sono anche delle variabili che sono tutte queste sono variabili comunque interne. E poi vediamo questo prototype. Prototype è come funziona JavaScript, in cui vengono ereditate delle proprietà da, diciamo, in automatico. Praticamente ogni oggetto di JavaScript avrà un genitore da cui eredita alcune proprietà, come per esempio se io vado a cercare l'oggetto JavaScript string, questo string avrà anche dei metodi che in automatico, come ad esempio tutte queste, per esempio, no? Quindi per esempio una tipo to lowercase per appunto trasformare tutti i caratteri in minuscolo. E queste sono variabili che comunque sono state già
sono ereditate dall'oggetto stringa, dal prototipo, scusate, che è appunto il genitore di tutti gli elementi. Ma voi lo state vedendo. E appunto ci sono delle funzioni, in questo caso prototype, che sono all'interno di questo elemento, che sono tutte automaticamente ereditate. E questo, diciamo, è come funziona JavaScript in generale, cioè funziona a tutte questi metodi ereditate. Ad esempio, vabbè, sì, come la string che vi ho appena fatto vedere. Però qui stiamo andando a modificare gli elementi del controller, quindi non ci interessa questo prototype, ma ci interessa questo parent, che anche qui, vedete, c'è prototype. Perché abbiamo qui il controller, che appunto è il parent del nostro elemento, quindi andiamo a vedere gli elementi di questo controller. E anche qui appunto dicevo abbiamo un prototype dove abbiamo alcune funzioni. Vedete qui che abbiamo già solo $1, che appunto vi fa capire che questi sono gli elementi, le proprietà interne che vengono usate da AngularJS. E qui potete vedere l'on. Se vi ricordate, io prima come payload da utilizzare per risolvere questo laboratorio, che poi è pure quello che sta nella soluzione, appunto viene usato on. Quindi c'è on, ma c'è val, comunque ci sono vari metodi. Questi appunto dicevo sono con il singolo $, quindi vuol dire che sono interne ad AngularJS, ma sono esposte a noi, quindi noi le possiamo utilizzare. E queste comunque sono funzioni e si possono utilizzare tutte le funzioni che sono qui dentro. Quindi ad esempio io ho utilizzato on, però si può usare eval o qualsiasi funzione che c'è qui. E questo cosa significa? Torniamo al nostro magico scriptino e per esempio andiamo a creare una piccola funzione, giusto per capire come funzionano le funzioni. Per esempio, un classico comunque delle funzioni, anche in altri linguaggi di programmazione, è che si crea, in questo caso in JavaScript si crea utilizzando function e poi test, quindi un nome, e poi il contenuto della funzione. In questo caso, per esempio, possiamo creare una piccola funzione che semplicemente va a scrivere in console cinnamonsec. Chiaramente così voi state definendo solo una funzione, ma poi la dovete chiamare, quindi per richiamarla in questo caso si usano appunto le parentesi e in questo caso la stiamo andando a chiamare. Però, per esempio, se io provo a ricaricare la pagina in questo modo, cioè senza richiamarla, voi qui non vedete niente. Invece, se noi andiamo a modificare e andiamo a chiamare questa funzione e a ricaricare la pagina, vedete che appunto la funzione è stata chiamata in questo modo. E appunto in questo modo stiamo andando ad utilizzare, abbiamo definito una funzione e l'abbiamo richiamata. E questo, diciamo, è qualcosa che accomuna tutti i linguaggi di programmazione, non solo JavaScript. Questo però ci serve perché in generale nei linguaggi di programmazione esistono dei costruttori. I costruttori sono praticamente delle funzioni che non appena viene creato l'oggetto, questa funzione di costruttore viene richiamata per fare alcune cose. Per esempio, un esempio classico è, ad esempio, noi andiamo a creare
una classe persona e vogliamo che questa, anzi studente, questo è il classico esempio che si fa all'università, si crea una classe studente e all'interno di studente noi vogliamo avere già, appena crei questo studente, vogliamo che abbia le proprietà nome, cognome e età. Quando tu vai a creare poi questo studente, la funzione di costruttore dove tu definisci che ha queste proprietà si avvia, viene eseguita e quindi lo studente avrà già queste proprietà che tu poi magari potrai modificare. Non so se è chiaro, però tutto questo per dirvi che JavaScript ha una funzione costruttore. E qui poi si apre tutto il mondo. Function. Vediamo. Esatto, questo JavaScript ce l'ha, non è AngularJS. E appunto, questo mi fa ridere perché adesso ci sarà funzione, la parola funzione ripetuta 100 volte. Perché praticamente, già come lo vedete qui, no? La funzione costruttore crea un oggetto funzione. E oltretutto dice che questo è utilizzato per creare funzioni dinamicamente. Ora prendetela per buona, poi andiamo a vedere cosa significa. Però ovviamente soffre di problemi di security, come appunto eval. Eval è una funzione che appunto è riconosciuta per non essere proprio sicura. Esatto, qui ad esempio c'è un warning su questo che dice appunto che espone ad un rischio di security molto alto, perché appunto va ad eseguire tutto quello che gli mettete. Però, tralasciando questo, non ci serve al momento. E qui abbiamo questo costruttore che ci serve per creare delle funzioni. E quindi praticamente è una funzione che crea una funzione. Come viene usata? Invece di avere questo, noi andremo ad utilizzare in questo modo. Quindi andiamo a creare, praticamente si utilizza facendo function, come appunto potete vedere anche qui, function, qui poi andate ad inserire direttamente quello che, ok, vi voglio lasciare quello che c'era prima, quindi abbiamo questo. Però noi adesso andiamo ad inserire function e qui andiamo ad inserire quello che vogliamo che venga eseguito quando appunto viene eseguita questa funzione. Quindi per esempio io ve le lascio tutte e due. Qui vi lascio cinnamon function con la F function constructor. E andiamo a vedere cosa succede se andiamo a ricaricare la pagina. Niente. Aspettate che forse ho sbagliato qualcosa. No, giusto, perché cosa succede? Qui sto creando una funzione anonima, cioè non ha un nome. Però in questo modo io la sto solo dichiarando. Per eseguirla, come appunto veniva eseguita qui, servono le due parentesi che dovrebbero chiamarsi function scope, proprio perché non lo so perché, cioè si chiamano così. Però sono due parentesi che appunto servono ad eseguire la funzione. E andiamo di nuovo ad eseguire e vedete che adesso infatti viene eseguita la funzione. E per non renderla anonima e più leggibile possiamo definire una variabile, quindi myfunc, togliere questo e fare myfunc e poi le parentesi come appunto succedeva qui. E qui avremo lo stesso risultato, appunto, vedete, non cambia niente.
e in questo modo è giusto per dargli un nome. Questo praticamente è la stessa cosa, diciamo, perché cosa succede? Questo costruttore va a creare una funzione, quindi va a creare esattamente questo, però con myFunc come nome. E nella documentazione che appunto leggevamo prima, il fatto che dica che può creare funzioni dinamicamente significa che appunto può creare delle funzioni senza nemmeno dargli un nome, come appunto vi ho fatto vedere. Quindi se ritorniamo in questo modo, questa è una funzione dinamica. Perché appunto puoi direttamente scrivere, creare questa funzione e poi richiamarla immediatamente ed eseguirla immediatamente, quindi non hai bisogno di questo. Quindi con tutte queste informazioni, ora se torniamo al nostro payload, che vi metto qui, che appunto vi metto qui. Vedete che qui appunto c'è il costruttore di questa funzione. Quindi cosa c'è? Questa è la funzione dello scope. Poi abbiamo constructor, che è il costruttore, quindi perché appunto il costruttore di una funzione è funzione, è la funzione stessa. Quindi cosa succede? Se io chiamo questo, avrò una referenza a funzione, al costruttore della funzione. E lo so, questo potrebbe confondere. E allora ve lo commento così lo lasciamo qui. Vado a togliere tutte queste cose, tanto non ci servono più. Però per spiegarvelo. Ciao Simona! Per spiegarvelo meglio andiamo a creare un'altra funzione come quella di prima, quindi function test. Qui metto semplicemente come prima cinnamon sec e poi però andiamo a stampare test.constructor, che appunto non faccio altro che replicare questo del payload, però utilizzando una funzione definita da me, per vedere appunto che cos'è, diciamo. Ritorniamo alla pagina e vedete qui che qui abbiamo function con la F maiuscola, quindi questo vuol dire che noi stiamo utilizzando il costruttore function. Chiaro? Ma non stiamo utilizzando la funzione con la F piccola, qui stiamo utilizzando proprio il costruttore che andrà a creare una funzione. Quindi questo qua sarà function, cioè il costruttore della funzione. Ok, ve la scrivo così. E
Quindi ora, sapendo che questo è una function, noi potremmo per esempio utilizzare, ricordate prima che io ho utilizzato function, qui ho scritto console che è successo? Console log cinnamon sec e function constructor, e poi l'ho richiamato semplicemente facendo così, e questo ve lo rifaccio vedere. Questo stampa appunto, vedete, stampa quello che io ho scritto, proprio perché stiamo creando una funzione e la stiamo richiamando. Ora, sapendo che test constructor è esattamente questo, cioè è una referenza, però diciamo è questo, io potrei utilizzare questo qui per andare a chiamare la stessa cosa. Per esempio vi metto test constructor, così vedete la differenza. E poi ovviamente lo devo eseguire, quindi aggiungo le due parentesi. Vedete che qui è stata richiamata? Perché appunto qual è la cosa bellissima? Che qui questo è esattamente questo, cioè solo un altro modo per richiamare, cioè un modo non pensato, ecco, diciamo, non è che è stato creato per essere usato così, però è un modo per richiamare di nuovo questo function e appunto per poi eseguire il nostro payload. Per anche dargli un nome, chiaramente possiamo anche fare come prima let my func e richiamarlo così, e chiaramente non cambierà, cioè sarà lo stesso risultato, infatti, giusto per farvi capire che appunto è proprio una funzione. E quindi come si unisce tutto questo? Se noi andiamo a... Allora, questi ve li ok, questo ve lo lascio, anche questo. Vabbè, ve lo commento tutto, giusto se ci serve dopo per capire qualcosa. Quindi come funziona? Se io adesso... Ok, questo lo tolgo. Se io adesso vado ad inserire nelle nostre parentesi un'espressione, perché comunque noi qui dentro possiamo eseguire qualsiasi cosa, no, cioè variabili ma anche funzioni. Ad esempio, se io inserisco on.constructor, se lo scrivo giusto, andiamo a vedere cosa viene, cosa esce fuori. Perché ricordate, come vi ho detto prima, questa sarà una funzione. E infatti vedete qui che viene creata function, esattamente come abbiamo visto prima nella nostra console, che questa è una referenza, è un costruttore function. Proprio perché, come abbiamo visto prima, on era comunque una funzione e la funzione contiene questo costruttore. E quindi in questo caso questo on constructor ci darà questa referenza a function, che è esattamente come scrivere questo che vi ho appena mostrato. E quindi noi possiamo andare a creare, come esattamente in questo modo, noi possiamo inserire qui dentro le parentesi, il payload che vogliamo andare ad eseguire, quindi in questo caso alert 1, e poi cosa succede? Ovviamente in questo caso non succederà niente, perché questo cosa crea? Questo andrà a creare function alert 1, però questa è solo l'inizializzazione, non è l'esecuzione.
Per eseguirlo, ricordate, ci sono le parentesine. E andiamo quindi a creare in questo modo, questi ve li commento, e andiamo ad eseguire quindi la funzione. Se noi andiamo a provare, cosa succede? Vedete che viene eseguita. Proprio perché cosa è successo? Noi qui esattamente abbiamo creato lo stesso payload. Però ora voi vi chiederete, vabbè, ma perché non usiamo direttamente questo? Cioè, cosa cambia? Cambia, in realtà. Se io, ad esempio, inserisco così, e poi, cioè, creando io il function e utilizzando il costruttore, no? Come ho creato qui, questo veniva eseguito. Però vediamo qui se funziona questo alert. Ok, funziona, strano, non dovrebbe. No, è giusto, così funziona chiaramente. Lo dovrei mettere qua dentro. Perché chiaramente noi non è che possiamo manipolare lo script, noi possiamo manipolare solo l'input che ci viene dato. Quindi noi andremo a manipolare qui, per esempio qui prima era store ID, quindi noi andiamo a manipolare lo store ID. E cosa succede se io inserisco questo qui dentro? Questo lo tolgo. Quindi qui noi non andremo a lavorarci. Cioè io ve l'ho mostrato giusto per farvi vedere cosa succede. Però nella realtà noi andiamo solo a manipolare l'input dell'utente. Quindi noi qui, per esempio, se avevamo lo script, se avevamo come prima, no? cinnamonsec.it e poi c'era store ID, ora no, era search forse il laboratorio. E qui c'è qualcosa, noi questo qualcosa possiamo ad esempio inserire questo function. E questo function verrà inserito qui dentro. Quindi cosa succede se io adesso creo direttamente il costruttore della function e gli faccio eseguire un alert? Questo non funziona. Questo non funziona perché evidentemente ci sono comunque delle misure di sicurezza che ci sono per queste espressioni di AngularJS in cui non puoi creare una funzione e inserire del JavaScript all'interno, chiaramente per ragioni di sicurezza. Però questo è interessante perché appunto col nostro payload, che vi riscrivo, col nostro payload siamo riusciti, per esempio vi metto alert 2, così sapete che è questo, siamo riusciti a bypassare questa misura di sicurezza. Cioè noi non possiamo usare questo, ma possiamo usare questo perché, come vi ho detto, questo onConstructor crea function, quindi qui è come se avessimo function in realtà. Cioè è incredibile questa cosa, no? Quindi appunto questo, invece di andare a creare direttamente, a chiamare direttamente function, noi possiamo bypassarlo in questo modo. E questo fa capire molto, questo laboratorio è veramente interessante, sia perché comunque, vabbè, adesso AngularJS magari non è più utilizzato tantissimo, cioè non so quanto sia utilizzato, però fa capire tantissimo in generale dell'hacking, no? Perché comunque non è solo un prendi il payload che c'è scritto qui e incollalo, ma è più un capire come funziona la tecnologia che si sta utilizzando, come ad esempio qui AngularJS, e capire perché funziona questo payload, no? Perché ad esempio voi potevate anche copiarlo, no? Però, cioè, magari in un altro sito non vi funziona perché magari l'on c'è qualche controllo sull'on o magari c'è qualche altra cosa particolare. Invece così, se voi capite la tecnologia che c'è dietro, riuscite comunque a capire perché un certo payload funziona oppure no. E questo, diciamo, poi è quello che rende bello tutto questo
questi laboratori o questo in generale lavoro, non è solo un copia e incolla. E insomma, visto che questo era particolarmente lungo, ho deciso di fermarmi qui perché con tutte queste funzioni di funzioni, secondo me è un po' da impazzire. E quindi niente, è tutto. Vediamo un po' i prossimi laboratori. Ah, vabbè, ce ne sono ancora un po'. Un po' sul cross scripting, quindi ne avremo ancora un po'. Ma non hai detto la cosa più importante. Quanti giorni mancano a Natale? Oh no, hai ragione. Hai ragione. Mancano 51 giorni. Hai ragione, scusate, me l'ero dimenticato. Ti ascolto affascinante anche se capisco il 2-3% di quello che spieghi, ma è colpa mia, sì che... Vabbè, no, vabbè, ma... cioè, lo so che sono cose tecniche, infatti anche per questo le faccio con le live, cioè non faccio video su questo, no, sul mio canale YouTube, infatti sono separate. E... perché appunto i video, diciamo, sono più generici, più per capire, no? Cioè, ci provo, chiaramente. Provo a spiegare magari anche cose complesse per tutti, e invece le live, che comunque rimangono appunto nella cosa live, sono un po' più tecniche, quindi cioè è chiaro che io non capirei ad esempio di musica, no? È la stessa cosa, cioè, o di qualsiasi altra cosa, non so, cioè, che ne so, medicina, è chiaro che io non lo capirei, nel senso, sono cose molto particolari. Però insomma ci provo anche a spiegare cose più semplicemente, però le live proprio, cioè, nascono per essere anche un po' più tecniche. Però insomma mi fa piacere che vengono ascoltate anche se sono complesse. Però sì, questo. Però sì, mancano 51 giorni a Natale. E... E niente, meno di 2 mesi, ci siamo, siamo lì. Dobbiamo preparare gli alberi di Natale. E... E niente. Niente, andate a vedere i miei video. Io guarderò i video di Meliodas e Guitar, ovviamente. E insomma, è questo. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!